Salute a tutti! Abbiamo visto nel precedente video come il processo di primo grado a Pietro Pacciani avesse posto le basi della futura pista che poi sarebbe stata chiamata dei compagni di merende. Cioè ventilò la possibilità che esistessero dei complici di Pacciani. Abbiamo visto i due possibili complici, Mario Vanni e Giovanni Faggi, e abbiamo visto le tre deposizioni che portarono verso quella strada: Lorenzo Nesi, Ivo Longo e Giuseppe Zanetti. In questo video approfondiremo un po' la questione, sia andando a vedere la sentenza, quello che scrissero i giudici in sentenza, sia approfondendo alcuni retroscena. Anticipo che anche in questo video non ci sarà praticamente Giancarlo Lotti, se non anche qui in fondo. Vedremo poi perché. Cominciamo a dire che, mettiamo qualche data, allora il 29 ottobre 1994 fu emesso il verdetto. Pacciani venne considerato colpevole di 14 omicidi e si beccò 7 ergastoli. Il 13 aprile del 95 venne emessa la sentenza, nella quale appunto, come vedremo, si invitava il PM a indagare su questi presunti complici. Ecco, vedremo anche che nel frattempo non è che queste indagini non ci fossero state, no? Per cui ci sarebbe da domandarsi, poi ce lo domanderemo, se l'invito a indagare, e che poi sarebbe stato sempre messo come elemento di partenza di questa pista, se questo invito a indagare dei giudici non fosse più, diciamo, una conseguenza del fatto che già la procura si era attrezzata per andare a cercare questi presunti complici, questi fiancheggiatori o presunti complici. Ecco, vedremo che nella sentenza questa pista dei presunti complici è molto ben presente. Io voglio così anticipare qualcosa andando a leggere alcune frasi che sono sparse in tutta la sentenza dove si parla dei complici. Le frasi sono tantissime, io qui ne propongo qualcuna. Per esempio, da solo o con l'aiuto di complici, sull'imputato e sugli eventuali complici, se non il complice o uno dei complici, ed eventualmente i suoi complici, all'omicida e ai suoi eventuali complici. Cioè in tutta la sentenza si parla sempre di complici, anche se, ricordo, Pacciani era stato processato come un assassino unico, un serial killer unico. Anche per questo video ci avvarremo in parte del mio saggio, che cominciamo a leggere. La notizia del possibile coinvolgimento di altre persone aveva già iniziato a diffondersi immediatamente dopo la lettura del verdetto. D'altra parte non era certo un caso se nella requisitoria di Canessa avevano fatto capolino significativi accenni agli amichetti Vanni e Faggi. Nelle dichiarazioni ai giornali, Piero Luigi Vigna si era dichiarato molto soddisfatto per la condanna del responsabile, ma aveva avvertito: sono emerse alcune false testimonianze ed è possibile sviluppare un'indagine su qualche eventuale favoreggiamento. In quel momento non si aveva idea di quanto lontano avrebbe portato l'ipotesi del coinvolgimento di altre persone, ma comunque se ne era intuita l'importanza. Il testimone seriale Lorenzo Nesi, forse fulminato da altri incerti ricordi, divenuti improvvisamente più chiari, aveva dichiarato ai giornalisti dopo il verdetto: 2 o 3 persone sanno e sono in grado di colpire. Ecco, questa frase ci dice che Lorenzo Nesi non pensava affatto a dei fiancheggiatori, ma lui pensava a dei complici effettivi. Se sono in grado di colpire vuol dire che secondo lui gli assassini erano più di uno. Ora, naturalmente non c'è niente di dimostrabile, no? Però sappiamo che Lorenzo Nesi era in stretto contatto con gli inquirenti, e lui telefonava a lui, lo chiamavano, cioè facevano dei sopralluoghi assieme. Insomma, diciamo che il personaggio era molto a contatto con gli investigatori, per cui se lui disse che si pensava che addirittura potessero ancora colpire, vuol dire che già nell'aria c'era l'idea di qualcosa di ben più impegnativo di fiancheggiatori, ma veri e propri complici. Questo appena dopo il verdetto, per cui molti mesi prima della sentenza.
Qualcuno assai lungimirante aveva cominciato a lavorare da tempo su una nuova pista e gli sviluppi avrebbero finito per condizionare la stessa sentenza. Di quegli eventi nascosti, sui quali quasi certamente mai potrà essere fatta completa chiarezza, si tenterà qui una ricostruzione. Vabbè, io dico anche che in alcuni casi io terrò a mente la nota massima o aforisma, io non so come si chiama, che a pensar male ci si indovina, no? Ma adesso affrontiamo un personaggio del quale io ho già parlato in altri video, soprattutto mi sembra nel video su Francesco Calamandrei, un personaggio che è ben noto, che è il padre di una delle vittime, Renzo Rontini, il padre di Pia. Ecco, sappiamo che Renzo Rontini abbandonò il lavoro addirittura per mettersi sulle tracce dell'assassino. Diciamo, a quel tempo lui pensava che fosse un assassino, poi vedremo. E qui io premetto, l'ho già fatto questo discorso, ma è bene farlo, è sempre bene tenerlo presente, no? Che i parenti delle vittime purtroppo sono spesso i peggiori carnefici di eventuali innocenti. Attenzione, di eventuali innocenti. Cioè, quando la giustizia mette le mani su un innocente, il parente della vittima non sa che è un innocente, cioè si fida della giustizia, per cui lo vede come colpevole. Ora, teniamo presente che l'avere un colpevole davanti, parliamo chiaro, da odiare, da punire, da vederlo punito, è l'unico modo che un parente di una vittima ha per alleviare la propria sofferenza. Cioè è questo il modo, no? C'è l'idea che il colpevole sia punito e questo lo aiuta a superare il dolore. Non si può pretendere che sia questo parente a fare un ragionamento di dire ma sarà colpevole o non sarà colpevole, insomma se glielo dice la giustizia è così. Il padre di Pia aveva dedicato tutto quanto gli era rimasto, tempo e risorse economiche alla ricerca dell'assassino della figlia, abbandonando anche il lavoro che lo aveva portato in giro sui mari di tutto il mondo. Ma le sue indagini personali non avevano mai portato a nulla, nonostante i soldi consegnati a vari individui che alla fine si erano dimostrati soltanto approfittatori. Sto poromo aveva cercato in tutti i modi di trovare qualche pista, visto che la giustizia non la trovava, e spese tutti i propri soldi. All'apparire del personaggio Pacciani, il povero uomo era rimasto scettico, ma del processo non si era perso una sola battuta e pian piano era cresciuta in lui la speranza che finalmente il famigerato mostro fosse stato individuato. Queste le sue dichiarazioni appena successive alla lettura del verdetto. Le leggiamo su Repubblica del 3 novembre. Quando le figlie di Pietro Pacciani hanno raccontato le sevizie subite dal padre, mi sono detto, per un uomo che tortura così le sue bambine, uccidere è come per me fumare una sigaretta. Sì, quell'udienza è stata la più atroce. Quando sono uscito non capivo più niente, non vedevo più niente. Poi mi sono accorto che in quelle ore i miei dubbi erano diventati una quasi certezza. E insomma, quest'udienza dove le figlie di Pacciani raccontarono a tutto il mondo le nefandezze del padre, convinsero Renzo Rontini, che fino a quel momento era incerto, che il colpevole era proprio lui, proprio Pietro Pacciani. A lungo ho cercato di scappare dall'idea che quell'uomo fosse l'assassino di mia figlia, ma ora riconosco che pian piano dentro di me si era fatta strada l'opinione che la sentenza ha confermato. Qui è appena dopo la sentenza. Il verdetto. È cominciato con una constatazione banale. Quando sono avvenuti gli omicidi, lui era sempre libero. Poi ho scoperto che qui a Vicchio tanta gente lo conosceva come persona arrogante e violenta. Molti ricordavano il delitto del 51, molti ricordavano che durante un litigio aveva messo il padre su una graticola rovente e le sue risse nessuno riusciva più a contarle. Ecco, qui possiamo toccare con mano quanto efficace fosse stato il gioco della procura nel disegnare un Pacciani mostro al di là che fosse il vero mostro di Firenze. Un Pacciani assassino, un Pacciani che aveva violentato le figlie, che faceva quelle risse e compagnia bella. Su Renzo Rontini fece una enorme presa questa presentazione del personaggio, e non solo su di lui. Quello che mi ha fatto convincere che è lui l'essere che ha ucciso i nostri figli, Dio me ne voglia se dovessi sbagliare, sono state proprio le sue dichiarazioni di innocenza. È stato quando ha detto che lui vuole bene a tutti,
che adora le figlie, che non ha mai fatto del male a nessuno. Quel giorno mi sono detto, è lui. E qui invece si tocca con mano quanto deleterie fossero state queste esternazioni di Pacciani, che cercava di difendersi in un modo assolutamente sbagliato. L'astuta mossa, e qui continua il mio saggio, della procura di convocare in aula Graziella e Rosanna Pacciani si era dimostrata vincente. Si può ben capire come nell'animo di un padre affranto dal dolore potesse aver montato una rabbia incontenibile ascoltando i loro racconti, e di lì a riconoscere nel responsabile di tali nefandezze anche l'assassino della figlia, il passo risulta assai breve. E però qui, al di là del fatto che Rontini fosse rimasto convinto della colpevolezza di Pacciani, e fin qui, al massimo, va bene, poteva una sua intervista convincere qualcun altro, però ci fu qualcosa di peggio nel suo operato. Leggiamo cosa. Il dolore e un desiderio di giustizia fin troppo esasperato indussero però Rontini a forzare gli eventi e di fronte alla deposizione di Mario Vanni reagì in questo modo. Lo leggiamo sul Corriere della Sera del 4 novembre 94. Al processo ho riconosciuto un teste. Una quindicina di giorni prima del delitto era vicino al bar dove lavorava mia figlia. Quando si presentò a testimoniare, uno dei personaggi che stavano intorno a Pietro Pacciani mi è venuto di pensare: questo lo conosco. Il giorno dopo vidi la sua fotografia sui giornali e ricordai subito l'episodio. Stiamo parlando di Mario Vanni. Quel tipo lo vidi più di una volta nei pressi del bar di Vicchio dove lavorava la mia Pia. Con il giornale in mano sono andato in giro per il paese e varie persone mi hanno confermato di averlo notato. Non ho mai fatto l'investigatore in tutta questa tragedia, però di quello che ho visto e delle cose che ho saputo ho sempre informato le autorità competenti. L'ho fatto anche in questo caso. Appena il mio dubbio è divenuto certezza. E allora qui si scopre che quando Mario Vanni depose, era il 26 maggio del 94, Renzo Rontini lo vide, era lì in aula, e si convinse di averlo già visto a Vicchio, attorno al bar della figlia, in varie occasioni. E lui andò in giro per il paese a chiedere se altri l'avessero visto e trovò, lui dice, varie altre persone che l'avevano visto. Però nessuna di queste poi si sarebbe presentata al futuro processo ai compagni di merende, perché questa storia sarebbe poi uscita nel processo Vanni. Insomma, Rontini andò a deporre, lui cercò di far andare a deporre altre persone che gli avevano detto di aver visto Vanni, di queste solo una si presentò, un certo Santoni Paolo, che avrebbe visto Vanni a Vicchio. Lui disse il pomeriggio, Rontini disse la sera, però la deposizione di Paolo Santoni fu molto poco convincente. Insomma, cosa c'è da dire di questa cosa? Che questo avvistamento di Mario Vanni a Vicchio da parte di Renzo Rontini e di questo Santoni, quale credibilità gli si può dare? A mio modesto parere nessuna. Cioè, se Rontini aveva visto una persona sconosciuta aggirarsi attorno al bar della figlia, dopo il delitto se l'avrebbe denunciata, avrebbe raccontato agli inquirenti di aver visto questa persona, cioè sarebbe stato il minimo che avrebbe dovuto fare, no? Cioè, questo recupero a distanza di 10 anni di questo ricordo di una persona che si aggirò per diverse volte la sera lì attorno al bar della figlia, e sa un po' di autoconvincimento. Chi lo sa cosa aveva visto quest'uomo? Magari aveva visto davvero una persona che però al momento non gli aveva fatto non ci aveva nemmeno fatto caso, e poi dopo lo associò a Mario Vanni. Insomma, questi riconoscimenti a distanza di così tanto tempo da parte di una persona che, come ho raccontato prima, era lì che voleva giustizia, era desiderosa di veder condannato Pietro Pacciani, e insomma va un po' preso con le molle. D'altra parte anche la moglie, perché lui disse di averne parlato con la moglie, e anche la moglie andò a testimoniare al processo Vanni, e lei fu poco precisa, le sembrò così, cose del genere, insomma. Ma Rontini addirittura andò anche
a cercare Vanni, no? Come avrebbe fatto poi per Francesco Calamandrei, come ho raccontato nel video su di lui, e andò anche a cercare Vanni a San Casciano. E sentiamo come lo raccontò. Poi non nego che avrei avuto piacere di incontrarlo, il signor Vanni. Feci una giratina per San Casciano e lo trovai in un bar, ma non avevo voglia di discutere. Entrai dentro questo bar e chiesi al proprietario del bar una birra. Mi trattenni e quando Vanni mi vide si mise il giornale in capo, così coprendosi e cambiando di colore. Fu il proprietario del bar, non so il proprietario, che era un signore che non riconoscerei, che mi disse, che ricordo benissimo: signor Rontini, se lei aspetta che quel signore gli si levi il giornale dalla testa, io chiudo tardi. Mi trattenne ancora una decina di minuti, sorseggiai la birra lentamente, ma avevo capito che mi aveva riconosciuto. Va bene, però. Allora Vanni l'aveva riconosciuto, no? Perché Rontini evidentemente era un personaggio che era comparso alla televisione, era noto Rontini, Vanni l'aveva riconosciuto. Ora, la reazione di Vanni è da associare a un assassino? È da associare a una persona in difficoltà, in imbarazzo, di fronte a chi lo credeva colpevole. Quello che era successo al processo l'ho già raccontato, insomma, no? Per cui non è che questo incontro possa far pensare qualcosa di male. Lasciamo stare la figura di Rontini, ma possiamo dire che questo riconoscimento di Rontini, che come dice lui stesso venne comunicato alle autorità competenti, è possibile, io dico è possibile, che fosse stato alla base della seconda deposizione di Lorenzo Nesi. I giorni sono abbastanza compatibili, perché infatti Vanni depose il 26 maggio 94, Lorenzo Nesi l'8 giugno, per cui ci sono in mezzo neanche 2 settimane. Ecco, in queste 2 settimane si può pensare che Rontini avesse avuto il tempo di così metabolizzare questo riconoscimento, un paio di giorni, 3 giorni, poi andò a raccontarlo agli inquirenti. Nesi, che era lì sempre molto disponibile, magari essendo venuto a conoscenza di questo fatto, cominciò a pensare che effettivamente quell'avvistamento che lui aveva nei suoi ricordi, del quale disse di non essere sicuro, che fosse vero o che non fosse vero, cominciò a presentarglisi, diciamo, in modo più certo, perché c'era questa persona accanto a Pacciani e insomma, se c'era stato Vanni che si era aggirato attorno al bar della ragazza, vuol dire che insomma, c'era qualcosa in più di un'amicizia tra i due rispetto all'oggetto del processo, no? Questo fa anche capire perché poi Lorenzo Nesi disse dopo il verdetto che qualcuno potrebbe ancora colpire. Insomma, se lui si convinse che, secondo per quello che aveva detto Rontini, che Mario Vanni era stato visto lì attorno al bar di Pia, 2 più 2 fa 4. E restiamo ancora su questo avvistamento di Lorenzo Nesi. Pesò molto sulla sentenza, sia per il puro coinvolgimento di Pacciani, e sia poi per il fatto che accanto a Pacciani c'era un'altra persona. Io leggo una dichiarazione che fu fatta da un giudice popolare appena dopo il verdetto a Repubblica, il 3 novembre. Ha pesato anche la testimonianza di Lorenzo Nesi, caspita. Nesi è venuto a dire che vide Pacciani la notte del delitto, nella zona del delitto. Quello sì che è stato un colpo di scena. È un giudice popolare. Questo fa capire che quella deposizione, sulla quale poi il giudice Ferri gettò i suoi astrali, perché non vi credette per niente, ebbe il suo grande peso nella condanna di Pacciani. La sentenza, continua il mio saggio, oltre a utilizzare l'avvistamento Nesi per inchiodare Pacciani, lo utilizzò per paventare la pista dei complici. E qui è la cosa, diciamo, più importante forse, perché poi Pacciani, come se era il killer unico, venne assolto, però rimase la pista dei complici che avrebbe portato ai compagni di merende. E questo avvistamento di Nesi, di Pacciani con accanto un complice, ebbe il suo grandissimo peso. Sentiamo cosa dice la sentenza. La sentenza, ripeto, la sentenza di primo grado della condanna di Pacciani. Se allora sulla scena dei delitti non risalta in maniera obiettiva l'intervento di eventuali complici, ciò di per sé solo non implica affatto che essi, uno o più,
non possono essere stati presenti al momento della commissione di uno o più episodi criminosi. Dice il giudice, se Pacciani poteva aver fatto questi omicidi da solo, cioè non c'è nessuna evidenza che per quanto riguarda l'omicidio puro in se stesso ci sia stata la presenza di qualcun altro, però questo non esclude che Pacciani sia stato aiutato comunque da qualcun altro. E vediamo un po'. Se infatti, come si è visto, l'analisi della dinamica materiale dei delitti non è affatto incompatibile con la presenza e l'agire della sola persona dell'assassino, bisogna pur dire che inversamente neppure sono emersi elementi che possono far escludere in via di principio la presenza sul luogo del delitto o in luoghi viciniori di possibili complici del Pacciani, con funzioni di appoggio o di ausilio. E questo è evidente, lui dice, il giudice dice, non c'è prova che non ci siano stati complici, e questo è logico, non è possibile che ci sia stata prova, a meno che mentre Pacciani commetteva l'omicidio qualcuno non gli sia stato dietro per tutto il tempo che lui lo ha preparato e compagnia bella. Come si fa a dire è sicuro che non ci furono complici? Complici ci possono sempre essere stati. Ma vediamo, al contrario, anzi, di tale presenza vi è una prova sicura e inequivoca nella ricordata deposizione del teste Nesi Lorenzo, il quale la notte dell'uccisione dei giovani francesi, eccetera, eccetera. No, questo l'abbiamo visto, cosa aveva visto lui. Questa deposizione di Nesi è importantissima per i giudici, fu importantissima. La dettero proprio come certa. Aveva visto sfilare davanti a sé sulla via di Faltignano, in orario che si è visto essere perfettamente compatibile con quello di commissione del duplice omicidio, la Ford Fiesta del Pacciani, il quale aveva accanto a sé un individuo che il Nesi non era stato in grado di riconoscere, ma comunque insomma, era un possibile complice. Però questa storia di questo avvistamento fu molto molto tirata per i capelli. Allora, prima di tutto il giudice risolse in modo insomma poco limpido la contraddizione sul colore della macchina. Lorenzo Nesi aveva dichiarato che la macchina che aveva visto era una Ford Fiesta, però non bianca, ma un colore amarantino, rossiccio, una roba così, no? E il giudice trovò una giustificazione al fatto che non avesse visto una macchina bianca. Vediamo come. Una possibile incertezza nella deposizione del Nesi Lorenzo potrebbe essere individuata nel dato relativo al colore della Ford Fiesta, un rosso amarantino, più chiara che sullo scuro, un rossiccio, quando invece la Fiesta dell'imputato era di colore bianco, è di colore bianco. Per completezza va ancora detto che la fiancata della Ford Fiesta del Pacciani è traversata da una sottile striscia rossa, sovrastante una più alta di color blu, mentre poi nella zona sottostante alla serratura degli sportelli vi è un grosso catarifrangente rosso, lungo 12 cm e largo 5. Così. Non si può escludere a priori l'ipotesi che quel qualcosa di rossiccio che il Nesi sembra ricordare possa essere dovuto al riflesso del catarifrangente e della striscia rossa illuminata dai fari. Qui sono i soliti aggiustamenti che vengono fatti dalla sentenza per far tornare i conti, no? Perché Lorenzo Nesi raccontò di essere stato dietro questa macchina del tempo prima di superarla, e quando era dietro, prima di tutto dietro non c'era nessuna striscia rossa, non c'era questo catarifrangente sulla fiancata, ma c'erano i fari, i fanalini di posizione. Lì il Nesi doveva vedere che era bianca, no? Ma perché il Nesi aveva raccontato di aver visto una Ford Fiesta rossiccia? Secondo me, qui bisognerebbe entrare nella psicologia del personaggio. Lui doveva giustificare il fatto di non essere sicuro di questo avvistamento, di non essere sicuro e poi di aver raggiunto la sicurezza con il fatto che Pacciani aveva fatto finta di non conoscerlo. E in queste sue incertezze probabilmente ci mise dentro questo colore della macchina. Però adesso, dopo il ragionamento su Rontini, si potrebbe anche pensare questo, che questa certezza che era arrivata, diciamo, a un livello tale da far andare Nesi a deporre in tribunale non era giunta dal fatto che Pacciani non lo aveva fatto finta di non riconoscerlo, ma dal fatto che aveva saputo che Rontini aveva visto vicino al bar della figlia, prima del delitto, Mario Vanni. Io penso che
Se Nesi ricevette uno stimolo per rivedere quel suo ricordo, lo ricevette da questa notizia, non certo dal ragionamento su Pacciani, che aveva fatto finta di non conoscerlo, che non sta in piedi evidentemente. Va bene, allora abbiamo approfondito un momento di queste tre deposizioni, questa prima di Lorenzo Nesi, dove appunto è protagonista questo personaggio che stava accanto a Pacciani, che Lorenzo Nesi non riconobbe, però disse che sicuramente non era una donna. E questo già è importante, cioè Pacciani non è che era con una donna per cui si poteva pensare che fosse lì per ragioni, insomma, sappiamo bene quali, con una donna. Era con un uomo. Leggiamo il mio saggio. Ulteriore dimostrazione della presenza di complici, la Corte la desunse dalla deposizione di Ivo Longo. Riassumo in breve la deposizione di Ivo Longo. Ivo Longo aveva detto di aver visto un'auto che entrava a San Casciano in superstrada. Io erroneamente nel video scorso ho detto, credo varie volte, autostrada, era la superstrada. Entrare dentro, tagliandogli la strada, praticamente lui aveva dovuto spostarsi sulla corsia di sorpasso, gli aveva suonato, questo andava piano e era lì con la luce accesa. Lui aveva avuto modo di riconoscere poi con il tempo, di riconoscere Pacciani, no? Un riconoscimento un pochino dubbio. Era successo questo, e vediamo un po' cosa dice il mio saggio. Abbiamo visto che Longo aveva già cercato di farsi ascoltare dagli inquirenti attraverso le proprie conoscenze tra le forze dell'ordine, tra le quali annoverava addirittura quella di Ruggero Perugini, ma senza esito. Probabilmente proprio perché l'auto da lui descritta non corrispondeva alla Ford Fiesta di Pacciani. C'era questo di problema in questo riconoscimento. Cioè lui disse di aver riconosciuto Pacciani dopo averlo visto sui giornali, no? La solita storia. Però disse che quell'auto non era la Ford Fiesta, era un'auto a 3 volumi di colore scuro, mi sembra una roba così, cioè non era l'auto di Pacciani. E questo probabilmente aveva fatto sì che non fosse stato preso in considerazione per andare a deporre. E io penso che una volta che uscì questa testimonianza di Lorenzo Nesi, che cominciarono a entrare dentro possibili complici, e le cose cambiarono. È possibile che fossero andate così le cose. La seconda deposizione di Lorenzo Nesi lo rimise in gioco. L'auto differente poteva spiegarsi con la presenza di complici, tanto che dopo poco più di un mese fu convocato in aula anch'egli. E il suo avvistamento assunse così tanto interesse che il giudice di primo grado lo utilizzò in modo proficuo nella propria ricostruzione del dopo delitto. Ecco, vediamo la ricostruzione del dopo delitto, secondo i giudici, mettendoci dentro questo avvistamento di Ivo Longo. Secondo la sentenza, e questo è un accrocchio incredibile, leggiamolo. Secondo la sentenza, Nesi avrebbe incontrato Pacciani e il misterioso passeggero alle 22:30 circa, al ritorno dall'aggressione ai 2 francesi, dopo aver recuperato l'auto parcheggiata lungo via Faltignano. Gli assassini avrebbero infatti preferito arrivare alla piazzola attraversando i boschi, onde minimizzare il rischio di essere notati dagli automobilisti in transito su via Scopeti. Io qui ricordo che poi, quando Giancarlo Lotti avrebbe raccontato la sua verità, l'auto di Pacciani era lì parcheggiata di fronte alla sterrata che portava su alla tenda, e gli orari non erano certo questi. Va bene, comunque. Vale la pena notare che l'orario di avvistamento, già il massimo nella forbice prospettata da Nesi aveva detto era passato lì, non si ricordava bene, dalle 21:30 alle 22:30, e i giudici si posizionarono sull'orario più lontano, 22:30, ma è chiaro perché, no? Risultava comunque troppo anticipato, considerando l'ora abbondante di cammino necessaria ad attraversare il bosco dalla piazzola al presunto luogo di parcheggio dell'auto. Allora io ho controllato su Google Maps, dalla piazzola fino a via di Faltignano in linea d'aria sono 1,3 km, 1,4 km, roba del genere. Però attraversare il bosco non è come camminare per strada. Infatti si legge nel libro di Ferri, per coprire il quale ci vogliono, secondo il comandante della Guardia Forestale sentito come teste sul posto in occasione di un sopralluogo,
un'ora o un'ora e un quarto. Cioè, insomma, ci vuole un'ora abbondante per fare quel percorso. E ora, se si fanno i conti, l'avvistamento di Lorenzo Nesi, i giudici lo mettono nel punto più lontano, 22:30. Vuol dire che dalla piazzola lui e Vanni, perché a quel punto ragioniamo su Vanni, ci avevano messo un'ora, cioè il delitto era terminato alle 9:30. Vuol dire che era iniziato, per tutto quello che c'era stato, alle 9. Alle 9 i due era stato controllato il contenuto dei loro stomaci, che risultava digerito da un paio d'ore, per cui avrebbero dovuto aver mangiato alle 7, ma non solo. Siccome c'era anche il viaggio di andata per arrivare lì, anche quello un'ora abbondante, per cui Pacciani doveva essere partito quando? Se si fanno due conti, doveva cominciare ad aver organizzato questo delitto attorno alle 7. Però c'era la testimonianza della figlia, mi sembra di Rosanna o di Graziella, insomma una delle due figlie, aveva testimoniato che quella sera tutta la famiglia era alla festa dell'unità di Cerbaia, fino a una certa ora, per cui vuol dire che i giudici non credettero a questa ragazza. Insomma, non è che ci sia niente di certo, no? Però si capisce che questa ricostruzione dei giudici per quanto riguarda gli orari era un pochino tirata per i capelli. Continuiamo però con la ricostruzione della sentenza. L'intento successivo degli assassini era quello di inviare alla Della Monica un frammento del seno che si erano portati via. Ma Pacciani si sarebbe accorto che Nesi lo aveva visto, per cui Pacciani arriva lì allo stop per entrare in via Scopeti, arriva Nesi, guarda caso, cioè di tante persone che Pacciani avrebbe potuto incontrare in quel punto, proprio il testimone seriale, proprio il gran chiacchierone Lorenzo Nesi, cioè peggio non gli poteva andare, no? Questo già. Però io con le probabilità, adesso cerco di stare lontano, però insomma questa coincidenza mi sembra che sia lampante. Allora, ma Pacciani si sarebbe accorto che Nesi lo aveva visto a bordo della propria auto, ritenendo per questo pericoloso il continuare a usarla. Invece di desistere, come tutti avrebbero fatto, raggiunta la base operativa e infilato il macro reperto nella busta già pronta, si sarebbe quindi fatto prestare l'auto del complice, con la quale sarebbe entrato in superstrada attorno alla mezzanotte, giusto in tempo per incrociare Ivo Longo, anche lì. Insomma, Pacciani ha la sfortuna di arrivare all'incrocio tra via di Faltignano e via di Scopeti e incontra Lorenzo Nesi. Poi ha ancora la tremenda sfortuna di entrare in superstrada a San Casciano e incontrare Ivo Longo, che era all'ottico di Ruggero Perugini. E insomma, cioè si deve davvero pensare che la dea Fortuna avesse fatto un gran favore a chi voleva Pacciani colpevole, no? E poi a chi voleva i complici. L'assurdità della farraginosa ricostruzione è massima ed è spiegabile solamente in un contesto nel quale Pacciani era colpevole a tutti i costi. Questo dice il mio saggio. Innanzitutto non si comprende perché l'uomo avrebbe dovuto rinunciare alla propria auto causa l'incontro con Nesi. Dicono i giudici. Pacciani aveva paura che Nesi, riconoscendo la sua auto, cosa facesse? Chiamasse i carabinieri per farlo bloccare mentre lui andava a imbucare questa lettera, ma Nesi avrebbe dovuto conoscere, sapere che era stato commesso un omicidio, e Nesi stava passando e non lo sapeva davvero, per cui questa paura. Poi mi sembra che c'è stata anche, non mi ricordo dove, ma si è ventilata l'ipotesi che si fosse guastata la macchina dei Pacciani, no, che insomma ogni tanto si guastava, si era guastata proprio in quel momento, ma pensa te. E allora si era fatto prestare la macchina da un complice, ma quale complice? Certamente non Vanni, perché Vanni la patente non ce l'aveva e non c'aveva nemmeno la macchina. Allora si andò a chiedere al maresciallo Minoliti, che disse che Faggi aveva una macchina che poteva essere, diciamo così, simile a quella vista da Longo, una Fiat Argenta, mi sembra, una roba del genere, una Fiat Argenta. Ma un'altra cosa, un'altra assurdità in questa ricostruzione è il fatto che questo personaggio viaggiasse con la luce interna accesa, cioè i giudici che avevano considerato Pacciani molto prudente
nel evitare di parcheggiare la propria macchina su via Scopeti, ma di fare tutto quel giro per i boschi, lasciando la macchina su via di Faltignano, poi dopo lo vedono così imprudente da andare in giro con la luce accesa. Perché? La spiegazione per la luce accesa è quella che Pacciani quella macchina non la conosceva, per cui dovette lasciare la luce accesa, cioè questo è il discorso. Cioè i giudici fanno questo discorso. Perché Pacciani aveva la luce accesa in quella macchina? Perché non conoscendo la macchina aveva bisogno di tenere sott'occhio il cambio, le leve al volante, ma questa è un'assurdità. Cioè insomma è possibile sì che se uno va su una macchina che non conosce deve guardare un po' dov'è il cambio, dove sono le leve, però cosa fa? Viaggia poi nelle condizioni di rischio in cui si sarebbe trovato Pacciani in quel contesto, viaggia con la luce accesa? È una cosa assurda. Ma non solo. Per bilanciare questa imprudenza, Pacciani si sarebbe messo degli occhiali finti, perché ricordo che Longo aveva visto questi occhiali e gli erano sembrati occhiali senza lenti o con lenti molto molto fini. Allora, si potrebbe dire, no, se Pacciani non conosceva quella macchina e che gli aveva prestato il complice, è perché non aveva guidato il complice. Cioè quel complice che sarebbe stato vicino a lui con la sua macchina, che a quel punto poteva essere chiunque, oppure un altro che lo aspettava da qualche parte, ma invece di prestargli la macchina, se era complice, poteva essere lui a guidare. E perché non andò? Secondo i giudici, perché il complice che loro individuavano in quello che era vicino in macchina, nella macchina di Pacciani, si era impaurito, perché aveva visto Nesi, evidentemente conosceva Nesi. Si era impaurito e non era voluto andare, gli aveva semplicemente prestato la macchina. Però già il fatto di prestargli la macchina era come mandare in giro un biglietto da visita, cioè era la sua macchina, se gli prendevano la targa comunque lo incastravano lo stesso. Mettiamo che fermavano Pacciani e gli trovavano il feticcio, così, era nella macchina del complice, cioè anche se il complice non c'era era comunque incastrato lo stesso. Cioè questa sentenza è veramente una cosa, contiene una miriade di equilibrismi logici che fanno accapponare la pelle. Leggiamo le considerazioni sugli occhiali. Teniamo conto che il personaggio visto da Longo aveva gli occhiali, ma Pacciani non portava gli occhiali. E naturalmente a mezzanotte, quando fu visto, non è che erano occhiali da sole, no, dovevano essere occhiali da vista se uno li portava. Ma sentiamo la sentenza. Vi è peraltro un ulteriore dato che solo apparentemente scollega l'individuo visto da Longo quella notte da Pietro Pacciani. Il fatto che costui, a differenza dell'imputato, portasse occhiali da vista, con le note caratteristiche. Ma tutto ciò è solo ipotetico, perché in realtà ciò che ha visto il teste, che ha una particolare competenza in materia, proprio per il mestiere di fotoottico che esercita, è solo una montatura metallica dorata, tipo Ray-Ban, ma senza lenti scure da sole, e il Longo non è in grado di escludere che invece di lenti chiare da vista non vi fosse alcuna lente, come non ricordare allora il Pacciani guardone. E qui il giudice recupera la testimonianza di Benito Acomanni, che avrebbe visto quel guardone che ventre a terra l'aveva inseguito, che portava delle lenti, degli occhiali privi di lenti. Cioè due testimonianze un po' molto pericolanti che messe insieme in qualche modo i giudici pensavano che stessero su. E dice e così via, mentre poi, come lo stesso Longo ha confermato, la forma era quella classica a goccia dei Ray-Ban e dunque quella di un tipico occhiale non da vista ma da sole, a cui fossero state tolte le relative lenti. Io ricordo che effettivamente una montatura priva di lenti fu trovata in casa di Pacciani, ma io presumo che non fosse di occhiali tipo Ray-Ban, altrimenti nella documentazione ci sarebbe stato scritto. Il contorto ragionamento del giudice, continua il mio saggio, è che Pacciani, per camuffarsi, avrebbe inforcato una montatura senza lenti. Forse la medesima vista dal bizzarro testimone Acomanni, quindi se ne arguisce con lo scopo di contrastare almeno in parte il pericolo costituito dalla luce accesa. Il lettore può valutare da sé come si fossero sacrificati sia la logica sia il buonsenso all'incontenibile esigenza di sostenere la colpevolezza dell'imputato. Allora, abbiamo visto
il peso dato dalla sentenza alla testimonianza di Lorenzo Nesi, abbiamo visto il peso dato dalla sentenza alla testimonianza di Ivo Longo. Vediamo il peso dato alla testimonianza di Giuseppe Zanetti, che ricordo era un teste che venne convocato dalla difesa e che avrebbe dovuto in qualche modo squalificare la testimonianza di Italo Buiani, che avrebbe visto il venerdì sera una Ford Fiesta con Pacciani alla guida tagliargli la strada sbucando da una via laterale su via Scopeti, vicino alla piazzola. La speranza della difesa di avere neutralizzato la testimonianza di Italo Buiani si infranse contro l'inesauribile vena colpevolista della Corte, che trovò il modo di rivoltare a danno dell'imputato anche l'avvistamento Zanetti, inserendolo nel nuovo scenario dei complici. Vediamo come. Rileva la Corte come le circostanze riferite dal test di per sé non scagionino affatto l'imputato Pacciani, al contrario, esse aggravano ulteriormente la sua posizione. E infatti non par dubbio che l'auto vista da Zanetti sia una Ford Fiesta bianca. L'occupante o gli occupanti della stessa avevano lasciato lì l'auto per addentrarsi nel bosco. Non potevano essere cacciatori, poiché in quel periodo la caccia era chiusa. Nemmeno potevano essere cercatori di funghi, perché la stagione da lungo tempo asciutta non era certo quella favorevole per tale tipo di svago. Però c'è da dire che Santucci, quello che aveva scoperto i cadaveri dei due francesi, era lì, disse lui, per andare in cerca di funghi. Allora è certo che chi si trovava con così costante frequenza in quei luoghi doveva avere un preciso interesse agli stessi, un preciso interesse ad addentrarsi nei boschi, un interesse che ben poteva essere connesso, e forse lo era davvero, alla presenza dei giovani francesi, al loro attendarsi itinerante lungo via degli Scopeti, ad un'azione criminosa che si andava preparando, che occorreva studiare nei minimi dettagli e che imponeva di seguire un obiettivo che aveva cambiato più di una volta collocazione in attesa del momento favorevole per l'azione. Allora, qui c'è da dire che i giudici a quel tempo non avevano le idee ben chiare su quello che era stato il viaggio dei francesi, no? Cosa che poi abbiamo così capito meglio con il tempo. Cioè, i francesi erano arrivati lì il venerdì pomeriggio, per cui queste perlustrazioni di Pacciani per Boschi nei giorni precedenti, perché Zanetti aveva testimoniato che questa macchina era stata lì su questa via in vari punti per tutta la settimana, ma i francesi non c'erano. Vuol dire che Pacciani aveva così il dono di aver previsto che sarebbero arrivati e sarebbe andato a vedere, poi immaginando dove si sarebbero attendati e compagnia bella, ma vediamo come continuano i giudici nel giudicare questo avvistamento di Zanetti. Ma la presenza di un'auto assolutamente identica a quella dell'imputato Pacciani e di un uomo che, secondo la deposizione di Zanetti, non assomigliava affatto né al Pacciani di oggi né a quello di allora, è motivo sufficiente per ritenere che tutto ciò sia escludente la responsabilità di costui? La Corte ritiene di no. Insomma, se questo personaggio che era vicino alla macchina non era Pacciani, questo basta a escludere che quella macchina fosse quella di Pacciani? No, assolutamente no. Vediamo come. La presenza della Fiesta bianca è da collegare alla presenza nella stessa zona della stessa auto vista la sera del venerdì 6 settembre dal Buiani Italo e alla cui guida vi era per l'appunto il Pacciani Pietro. Per cui, primo elemento, era stata vista una Ford Fiesta il venerdì, alla guida c'era Pacciani, era stata vista da Italo Buiani, e questo era un elemento che faceva propendere perché quell'altra Ford Fiesta fosse la stessa. Non che il personaggio visto da Italo Buiani non fosse Pacciani, ma che l'auto fosse la stessa. C'è di più, altro elemento, alla presenza dello stesso Pacciani in motorino nella mattina del sabato 7 settembre nella piazzola del delitto. E qui i giudici recuperano la testimonianza di Edoardo Iacovacci, l'agente della Digos che aveva visto questo motorino, però abbiamo visto che poi questo motorino, che non si sapeva bene se era un Gilera, se era un Cimatti, insomma, alla fine poi non era vero che era un motorino, era la Vespa di Giuliano Pucci, un guardone che aveva poi ammesso di essere stato lì e di aver visto l'auto di Iacovacci, per cui diciamo che questa storia del motorino cade, del motorino di Pacciani.
E in più c'è Nesi naturalmente. A quella stessa Ford Fiesta che il Nesi Lorenzo vide transitare all'incrocio con via di Faltignano la notte del delitto. Ford Fiesta nel cui guidatore egli riconobbe il Pacciani, il quale aveva accanto un passeggero. E insomma, ci sono queste tre, anzi a questo punto sono quattro. Allora abbiamo l'avvistamento Zanetti di un personaggio che non era Pacciani. Abbiamo l'avvistamento della Ford Fiesta di Pacciani con dentro Pacciani da parte di Italo Buiani, ma un avvistamento che non gli si poteva dare nessun valore, cioè gli era sbucata questa macchina all'improvviso, lo aveva inchiodato e poi la macchina era subito andata via. In quei pochi attimi aveva riconosciuto mille cose, una cosa che evidentemente era un testimone che aveva cercato, diciamo, di dare più di quello che avrebbe potuto dare. Abbiamo l'avvistamento Iacovacci di questo motorino che invece non era un motorino ma era una Vespa, per cui abbiamo il terzo elemento, anche questo molto pericolante. Abbiamo l'avvistamento Nesi, del quale abbiamo già parlato, anche questo, diciamo così, si mettono assieme questi quattro elementi pericolanti e si fa una bella colonna dove c'è l'assoluta certezza che fosse stato Pacciani in tutti questi quattro episodi, ci fosse stato di mezzo Pacciani. Dunque il giudice di primo grado, con un'audace e del tutto arbitraria catena di sillogismi, giunse alla conclusione che l'auto vista da Zanetti era sicuramente quella di Pacciani, impegnato nella preparazione del delitto, mentre un complice lo stava aspettando. Sì, rimaniamo su questa vettura Ford Fiesta parcheggiata lungo via Scopeti, ma bisogna pensare che, a parte quello che ho detto sul fatto che i francesi non c'erano, per cui non si capisce bene che per l'illustrazione facesse Pacciani, e che avrebbe lasciato lì la sua macchina in bella vista, se era stato così prudente, secondo i giudici, da farsi quell'ora abbondante di cammino nei boschi quando era andata a uccidere, l'avrebbe lasciata lì in bella vista? Poi questo complice che era lì accanto, anche lui, invece se era un complice, cosa si era messo lì? Anche lui, passano le macchine e il complice lì a far che? Poteva anche lui essersi nascosto nel bosco, insomma, andato nel bosco. Poi questo complice chi era? Cioè Zanetti non riconobbe nessuno tra i compagni di merende che poteva essere lui, né Giancarlo Lotti, né Mario Vanni, nemmeno Giovanni Faggi, nemmeno Pucci, cioè non era nessuno di questi che poi sarebbero emersi, no? Per cui vorrei mettere lì due altri elementi che emergono dalla sentenza che fecero pensare che insomma i giudici trovarono come giustificazione al fatto che si dovevano cercare questi complici. Uno è la storia delle impronte sulla portiera di Vicchio, cioè le impronte digitali, cioè secondo i giudici quelle impronte digitali delle quali abbiamo abbondantemente parlato e alle quali si spera di poter fare affidamento per quello che sappiamo, secondo i giudici di primo grado del processo Pacciani sarebbero state lasciate dal complice che avrebbe aperto la portiera per consentire a Pacciani di tirar fuori la ragazza dalla Panda. Ma lì sempre tutte queste cose tirate per i capelli, ma aprire la portiera, uno avrebbe aperto la portiera con la maniglia. Che senso aveva mettere la mano là su questa cornice e tirare la cornice? Uno avrebbe aperto la portiera con la maniglia, avrebbe tenuto la maniglia, oppure avrebbe lasciato lì, se la portiera aveva la tendenza a tornare indietro, avrebbe tenuto la maniglia. Oppure si sarebbe messo di fronte alla portiera per tenerla, insomma, ma che senso avrebbe avuto mettere le mani su quella cornice lassù? Non avrebbe avuto senso. Un altro elemento, lo spostamento del ragazzo di Jean-Michel a Scopeti. Secondo i giudici non ce l'avrebbe fatta una persona sola a spostare un corpo inanimato di quella dimensione. E allora fu gettato da Pacciani e da un suo complice che lo presero, uno per i piedi e uno per le ascelle, e lo buttarono nei cespugli. Però la posizione del corpo assolutamente non torna con un comportamento del genere. Il corpo fu, come ho dimostrato, come ho fatto vedere nelle mie ricostruzioni, fu trascinato per i piedi e poi i piedi vennero lasciati in alto su dei cespugli. Qui bisogna dare atto al mostrologo Enrico Manieri di aver per primo dato una dimostrazione dell'impossibilità, data la posizione del corpo del ragazzo, che fosse stato lanciato da due complici. C'è un articolo
nel suo storico blog. Vediamo qui l'immagine. Ma questi misteriosi complici chi erano? L'abbiamo già detto, no? Questi misteriosi complici erano Mario Vanni e Giovanni Faggi, secondo i giudici, anche se non lo dichiararono apertamente, però lo fecero capire. Leggiamo dalla sentenza. Un problema che non può e non deve interessare in questa sede la Corte è poi quello relativo all'identità del misterioso complice del Pacciani in quella notte. Su costui si sono fatte le più svariate ipotesi, passando in rassegna la rete di amicizie note e meno note dell'imputato. Si è persino parlato di un'auto a 3 volumi, color grigio metallizzato, alla cui guida avrebbe potuto essere il prevenuto, quando era stato visto dal Longo. La Corte non ha dato seguito e non può dar seguito a tali ipotesi, perché il farlo avrebbe significato e significherebbe appropriarsi di poteri inquisitori del tutto estranei a quelli che istituzionalmente le competono, e il cui esercizio avrebbe comunque esulato ed esula da limiti e da fini dell'indagine dibattimentale. E qui dicono i giudici, non può essere il giudice che ha condannato Pacciani a suggerire una pista investigativa, no, sta all'autorità inquisitoria che è la procura. Ciò non toglie però, attenzione, da una parte dico io non posso, però lo faccio lo stesso. Ciò non toglie che la Corte stessa abbia ben presente la qualità e caratura di certe amicizie del prevenuto, l'altissimo livello di sospetto a cui talune di esse sono collocate, lo sfacciato mendacio di alcune deposizioni dibattimentali e il loro valore sintomatico nell'economia delle vicende oggetto del processo. Ma su tutto ciò non è la Corte, ma il pubblico ministero al quale sono stati passati i relativi atti a potere e dovere indagare e di inquisire al di fuori del presente processo. Insomma, i giudici dicono indagate praticamente su Mario Vanni e su Giovanni Faggi. Sarebbe stato davvero troppo se i giudici avessero addirittura messo nero su bianco dei nomi e cognomi per i presunti complici, però l'effetto delle loro parole sull'argomento fu il medesimo. Con una formale presa di distanza da compiti inquisitori dichiarati non di propria competenza, chiesero al PM di indagare sugli amici di Pacciani, considerati reticenti durante le loro deposizioni, in definitiva Mario Vanni e Giovanni Faggi, a lui legati da stretti vincoli di frequentazione e di vizio. I giudici se la presero soprattutto con il secondo, povero Faggi, lo trattarono malissimo, ne scrissero di cotte e di crude. Non leggo perché avevo previsto di leggere ma è troppo lungo, il quale al contrario di Vanni possedeva un'auto persino a 3 volumi, proprio come quella vista dal teste Longo, accusandolo senza mezzi termini di mendacio. Insomma, videro in Giovanni Faggi il complice ideale per aver prestato la macchina a Pacciani, perché non poteva avergliela prestata Mario Vanni perché non ce l'aveva, era senza patente anche. E viene sempre detto, viene sempre scritto che furono appunto i giudici a far partire la pista dei complici di Pacciani, però a dire il vero le indagini erano già iniziate prima. Non erano iniziate diciamo in pompa magna, erano iniziate un po', si era già cominciato dopo la deposizione del teste Longo e magari anche prima della deposizione quando si era fatto vivo, si era già cominciato a cercare chi poteva aver prestato questa macchina a Pacciani. E c'è un documento che ci dà proprio un'idea di queste indagini. È una comunicazione, una annotazione della questura, della SAM, indirizzata al PM, datata 26 luglio 1994. Ecco, in questa annotazione compare finalmente Giancarlo Lotti, che non è comparso fino adesso. Ecco, però io avverto tutti che questi primi 2 video erano video così, diciamo, di raccordo ai video su Pacciani, per come si è arrivati ai compagni di merende, così alla pista dei compagni di merende. Ma dal prossimo video arriveremo proprio a quello che è l'oggetto, diciamo di questa serie, che è Giancarlo Lotti. Ma anche qui compare Giancarlo Lotti, vediamo in che modo. In questa annotazione della SAM del 26 luglio 1994, che è di poco successiva alla deposizione di Ivo Longo. Leggiamo qualche passo. Noi,
sottoscritti, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ispettore principale Lamperi Riccardo, assistente capo Venturini Alessandro e agente scelto Scirocchi Lidia, ecco, questi tre sarebbero gli agenti della SAM, che fu molto ridimensionata, che come vedremo avrebbero continuato a indagare come SAM per cercare questi complici di Pacciani, avrebbero raggiunto dei buoni risultati che però furono utilizzati, a mio giudizio, male. Se utilizzati meglio avrebbero portato da un'altra parte. Comunque, vediamo. Noi tre rendiamo noto che durante una telefonata intercorsa tra questo ufficio e Nesi Lorenzo il 20 luglio, quest'ultimo sosteneva con assoluta certezza che i rapporti tra Pacciani Pietro e Vanni Mario erano stati costanti, continui e duraturi. Allora, non contento di aver dato addosso al suo fraterno amico nella sua seconda deposizione, mettendo questo complice accanto a Pacciani, e insomma, io non lo so, in tribunale non lo disse, magari io non so se davanti all'autorità, alla polizia aveva parlato di Vanni, no, questo non si sa. In ogni caso qui si vede che continua a dare addosso a Vanni, vediamo come. Dice: i rapporti tra Pacciani Pietro e Vanni Mario erano stati costanti, continui e duraturi. Spiegava meglio questo concetto dicendo che i due stavano sempre insieme, il sabato e la domenica, nonché i pomeriggi dei giorni feriali. Addirittura il Vanni Mario, durante i suoi giri per la consegna della corrispondenza, permaneva a lungo al mattino nell'abitazione del Pacciani, e questo lo aveva constatato personalmente perché aveva notato spesso la Vespa del Vanni parcheggiata davanti alla casa dell'imputato, in via Sant'Anna a Montefiridolfi. Questo dimostrava che il postino si intratteneva anche con la moglie del Pacciani, Mani Angiolina. Queste sono le considerazioni degli estensori. Evidentemente questa Mani Angiolina era una facile preda di chi la voleva conquistare, insomma, no? Perché era ingenua, povera donna, non aveva tutti i suoi giorni, no? E evidentemente anche Vanni Mario, che non poteva approfittare della sua legittima consorte, andava a prostitute, però se gli capitava che gli arrivavano gratis, non è che le rifiutavano. L'Angiolina poteva essere una di quelle, chi lo sa. Il Nesi aggiungeva che Vanni Mario e Lotti Giancarlo, ed eccolo qui, qui compare il personaggio Lotti Giancarlo. Ricordo che era comparso in un verbale del 1990, quando era stato interrogato come amico di Pacciani, uno dei tanti, e aveva raccontato, abbiamo visto, non troppo su Pacciani qualcosa, ma poi era stato lasciato lì, e qui siamo 4 anni dopo, e ricompare, è Lorenzo Nesi che lo tira in ballo. Anche questo, buon amico di Pacciani Pietro, andavano a fare all'amore con una prostituta di nome Filippa, che questo ufficio ha identificato con Nicoletti Filippa, e scopriamo che Lorenzo Nesi, non so se in precedenza era già emersa come componente, diciamo così, dello scenario dei compagni di merende, tira fuori anche la Nicoletti. Il Nesi riferiva ancora un particolare interessante, dicendo che Lotti aveva posseduto una Fiat 124 di colore celeste o azzurro, con la tappezzeria marrone, e che questa vettura l'aveva prestata talvolta al Pacciani, dietro sua richiesta, poiché quest'ultimo cercava una macchina comoda, con gli schienali reclinabili, per appartarsi in intimità con qualche donna. Allora, Lorenzo Nesi tira fuori questo discorso di Giancarlo Lotti, che avrebbe potuto essere quel personaggio che aveva prestato la macchina a Pacciani, perché secondo lui questa macchina, una 124, che era quella famosa 124 blu, che è dentro la storia della macchina rossa, con l'assicurazione che avrebbe comprato la macchina blu prima di smettere la macchina rossa, abbiamo già visto, poi ci arriveremo comunque ancora su questa macchina rossa, questa macchina blu. E si scopre che Lorenzo Nesi fu quello che tirò in ballo Giancarlo Lotti con questa macchina, ma non solo, c'è una cosa molto molto importante, che è questa. Dovendo dare immediato riscontro a quanto riferito dal Nesi, si consultava l'archivio elettronico del PRA, allo scopo di evidenziare quali autovetture fossero intestate a Lotti Giancarlo.
Effettivamente egli risultava essere stato proprietario di 6 auto, tra le quali 2 Fiat 124, che erano quelle possibili che poteva aver prestato a Pacciani per l'avvistamento longo. Inoltre aveva posseduto 2 Fiat 128 Coupé, e qui c'è un errore perché era solo una, ma poi evidentemente poi dopo si corregge, però era una Fiat 850S e in ultimo una Fiat 131. Qui si confonde probabilmente l'estensore con una mini minor, perché qui non parla di mini minor ma ne parla dopo e parla di una sola Fiat 128. Infatti continua il verbale. Alle ore 15 del 21/7/94 Lotti Giancarlo riferiva informalmente che una delle 2 Fiat 124, quella più recente, era di colore celeste con la tappezzeria marrone, ma non era sua abitudine prestarla ad alcuno, neanche al Pacciani. Specificava anche i colori delle altre macchine. L'altra 124 era gialla. La 128 Coupé è rossa. Evidentemente quando poi venne interrogato Lotti disse no, non ne avevo 2, ne avevo solo una e disse che era rossa. La 850 bianca è una mini minor gialla. Confermava inoltre il fatto di essere andato con la Filippa e di continuare a frequentarla nella sua casa di Castiglion Fiorentino, perché la Filippa Nicoletti era andata ad abitare vicino ad Arezzo. Anche il Vanni, a suo dire, aveva fatto l'amore con la Filippa, ma per quello che ne sapeva lui, solo una volta. E allora qui non è che sia tanto importante il fatto che Lotti fosse stato interrogato per questa 124, ma per il fatto che raccontò, il fatto che emerse che aveva avuto una Fiat 128 Coupé rossa. Allora, questa Fiat 128 Coupé rossa, posseduta da Giancarlo Lotti, i poliziotti non sarebbero rimasti indifferenti da questa notizia, se la sarebbero ricordata nel momento opportuno, ma questo lo vediamo nel prossimo video. Vi saluto.